peruviano. Io l'ho realizzato in vari modi, difatti si possono vedere i diversi effetti che il punto ottiene man mano che io ho cambiato la modalità. Questo è il modo usuale, normale, quello utilizzando uno spessorino che sia sempre lo stesso, sempre della medesima altezza, quindi può essere un pennarello di questo tipo oppure un righello. E questo attrezzo ci aiuta a mantenere l'altezza delle asole sempre uguali. Infatti, come vedete, qui ho provato senza a realizzarlo nel modo del primo giro, cioè in un giro unico di andata e il ritorno solo a punto basso sul rovescio. Però come vedete il lavoro tende a restringersi, cioè il primo ha un'altezza, poi man mano questa diminuisce, dunque sarebbe preferibile utilizzare un sostegno che ci dia la misura standard sempre uguale, che è la cosa che io vi suggerisco. Ma cosa succede? Per i lavori molto ampi, grandi o che richiedono una lavorazione in tondo come una borsa per esempio, questo è difficile che possa accadere in un unico giro. Dovremmo avere un sostegno che contemporaneamente prenda tutte le asole del giro e che sia abbastanza lungo e flessibile. Una cosa difficile. Quindi come facciamo a contemperare le due esigenze, cioè l'esigenza di avere un lavoro sempre uguale e quindi con un'altezza standard per tutto il giro, e invece evitare di portarci dietro un oggetto che ci fa lavorare in maniera un po' scomoda. In realtà io una via di mezzo l'ho trovata e adesso ve la mostro, e questo è il mio secondo metodo per realizzare il punto asole, altrimenti detto peruviano. C'è anche chi dà il nome al punto dalla metodologia per realizzarlo, quindi lo chiama punto bastone perché richiede la presenza di un'asta, di un bastone, per poter avere la misura sempre uguale. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e mettermi il like, che è importante per me. Grazie, ciao. Ho preparato una catenella di 15 maglie, ne aggiungo una e torno indietro a punto basso. Ho realizzato i 15 punti bassi. Ora dobbiamo tornare indietro con il lavoro. Io volto il lavoro, inserisco l'uncinetto nel primo punto basso, pesco il filo e chiudo il punto basso. Posso anche evitare di fare questo, cioè comincio direttamente tirando sull'asola, così. Prendo il supporto che ho scelto, che sarà questo, e lo inserisco. Entro con l'uncinetto nel secondo punto basso e tiro su l'asola. La inserisco nel mio supporto. Così nel terzo, quattro,
e 5. A questo punto tiro fuori il supporto, entro con l'uncinetto, ripesco il filo e lo tiro fuori da questa parte. Chiudo. Questa è una catenella, non è un punto. Realizzo 5 punti bassi, quindi 1, come vedete realizziamo il punto man mano che lavoriamo e progrediamo. Di nuovo entro con l'uncinetto, pesco il filo e tiro su. A questo punto abbandono l'asola che ho lavorato sinora e la ripescherò solo alla fine, quindi faccio il primo punto, il secondo, il terzo, ovviamente io procedo lentamente per favorire la ripresa e quindi per essere chiara nei movimenti. Ho preso le 5 asole, le libero dal supporto, vado a rientrare nell'asola che ho lasciato per prima e rientro. Rifaccio ora la stessa cosa, però comincio direttamente dal punto basso perché qui ora ho l'asola sull'uncinetto, quindi pesco il filo e chiudo a punto basso. Di nuovo vedete, vengono tutti della stessa altezza e molto precisi, molto carini. E con questo metodo chiaramente possiamo fare un lavoro di una grandezza infinita perché non dobbiamo portarci dietro il supporto, ma lo utilizziamo solo per la misura dell'asola, quindi solo come misura standard. Ho ripescato l'asola, ho lasciato l'asola lavorata, entro e inserisco il supporto, di nuovo ripesco il filo, ne possiamo prendere anche uno molto piccolo di supporto, non è necessario che sia lungo esageratamente, bastano pochi centimetri e lavoriamo in maniera ancora più comoda rispetto a come vi sto mostrando. Io cerco di non far toccare il supporto sul piano di lavoro per evitare il fastidioso rumore nel video. Una volta che abbiamo le 5 asole sul supporto, tiriamo fuori, rientriamo con l'uncinetto nell'asola che abbiamo lasciato e nelle 5 le andiamo a recuperare, ripeschiamo il filo e facciamo il punto basso. Ripetiamo per 5 volte.
È bellissimo questo modo di lavorarlo è eccezionale e sarà quello che io sicuramente preferirò. Il secondo e ultimo giro del punto prevede catenella, si volta il lavoro e si torna indietro a punto basso. Realizzati i 15 punti bassi, si fa la catenella, si rivolta il lavoro e rifacciamo questo giro così come lo abbiamo realizzato. Ovviamente se noi lavoriamo in tondo non dobbiamo voltare il lavoro perché ci ritroviamo sul punto di arrivo automaticamente perché lavoriamo in tondo. Riprendo di nuovo il filato, in questo caso mi chiudo con una maglia bassissima per poter avere l'asola e alzarla. Posso pure, come vi ho mostrato nel primo giro, evitare questo e alzare l'asola direttamente, ma me la ritroverei un po' fuori rispetto alla linea esterna del lavoro, quindi preferisco fare la maglia bassissima e riposizionarmi al centro del punto. A questo punto tiro sull'asola e posiziono il mio supporto, quello che ho scelto. Nell'ultimo video che riguarderà questo punto vi mostrerò un altro modo ancora per realizzarlo. Abbiamo le 5 asole, tiriamo fuori il supporto, ci ricordiamo che qui siamo all'inizio del giro e quindi facciamo la catenella che non è un punto e poi lavoriamo 5 punti bassi. Prendiamo prima l'asola, preferisco per evitare di perdere il punto, quindi prendiamo l'asola, lasciamo il punto presa la misura, tiriamo fuori ecco qui, primo punto basso,
Non vado oltre a mostrarvi il punto perché penso sia chiaro abbastanza. È molto bello, sono sicura che incontrerà il vostro gusto e vi rinvio al prossimo in cui vi mostrerò un terzo metodo per la realizzazione di questo tipo di lavorazione. Vi ringrazio per il like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanella perché così sarete sempre aggiornati sui miei prossimi video. Ciao!